L'isola, io la chiamo l'isola dei mille volti, è un'isola felice, la gente vive bene, e tutti vogliono rubare un pezzetto di felicità da questa isola meravigliosa. E il tonno ci ha scelto. Il tonno, come il falco della regina che migra e viene qua a nidificare, il tonno ha scelto di fare, siamo sulla sua rotta. Lui parte dall'Atlantico e arriva nel Mediterraneo per depositare le uova. E noi, questa tonnara di Carloforte rappresenta ancora l'unica tonnara attiva che si trova nello stabilimento ottocentesco, cioè tanta storia. Si vive di tonno vuol dire che tutto il comparto turistico, gli hotel, i ristoranti, le guide, cioè noi ti parliamo di come io ti parlo col mio prodotto della rotta del tonno, di come si viveva prima. D'altronde ci vivevano 300 persone, ci lavoravano 300 persone nel passato. Molte famiglie sono nate in tonnara, sono nati gli amori in tonnara, i giovani lavoravano, facevano la stagione lì dentro. Quindi 6 mesi di lavoro dove loro ci vivevano anche, come anche, scusate, come anche l'Isola Piana. L'Isola Piana, prima di diventare un villaggio turistico, tutto quello che vedi, quasi tutto, è tonnara. Sono gli hangar dove venivano messe le barche, le bastarde, il palazzotto c'era già. Siamo nel 2026, Carloforte è l'unica tonnara attiva nel Mediterraneo, come ti dicevo, in uno stabilimento del 1800. Il tonno si pesca tutti gli anni, il tonno si pesca con un sistema di reti che vengono piazzate a mare, che vengono lavorate per mesi a terra e poi vengono trasferite in mare. Si crea una sorta di sbarramento artificiale al tonno, perché devi sapere che il tonno è un tonno foolish, è un po' tonto, poverino, non è colpa sua, però non è solo che è buono come sapore, ma è buono anche di carattere il tonno. Il tonno è coccolone, il tonno è particolare. Pensa che loro, poveretti, nuotano sempre in senso orario, seguendo l'ombra della costa. Però, siccome gli spagnoli hanno creato degli sbarramenti con delle camere, che poi casomai ti spiego un po' meglio, avvicinarci un po' di più, loro nuotano sempre seguendo queste 4 pareti di rete, come se fossero in una grande stanza. Le stanze sono larghe circa 50 metri, quindi il tonno ha una profondità di 40 metri. È difficile vedere i palloni, ma se stiamo un po' in fuori andiamo verso i palloni, perché qui hanno tolto tutto lo sbarramento. La tonnara, guarda, ha questa forma. Immagina che questo sia il promontorio, che è questo che abbiamo davanti, dove ci sono quelle case. Lì la tonnara viene collegata, la tonnara reti vengono collegate alla terraferma. Crea proprio uno sbarramento. Tu hai la roccia naturale, poi io alla roccia attacco uno sbarramento, che è questo, che è 1,80 km. È fatto tutto di reti, tantissime reti, tutte cucite una di fianco all'altra, con tutti i palloni sopra. Loro lo sbarramento l'hanno già tolto, noi in mare non ce l'abbiamo più, se no non potremmo essere qui, perché ci sarebbe stato lo sbarramento. Come funziona? Come entrano i tonni e da dove vengono questi tonni? I tonni vengono dall'Atlantico. Immagina di avere una mappa davanti a noi, Atlantico, Mediterraneo. Entrano dallo stretto di Gibilterra, dai mari freddi ai mari caldi. Le femmine devono depositare le uova, i maschietti devono fecondare queste uova. Quindi tutti e due hanno bisogno di portare a maturazione questo processo. Partono dallo stretto di Gibilterra, costeggiano prima la Spagna, la Francia, l'Alta Italia, il versante occidentale della Corsica, per scendere giù da Stintino a Carloforte. Stintino c'è un museo del mare della tonnara. Scendono a Carloforte, li incontriamo proprio qui dove siamo. Loro vengono spinti dal forti venti di maestrale, quindi loro scendono da Oristano, incontrano l'altra tonnara, che è l'unica ancora attiva, che è la tonnara di Portoscudo, sempre proprietà della famiglia Greco. Non entrano perché passano davanti all'Isola Piana, e il forte vento di maestrale li spinge in questa baia. Spingendoli in questa baia, solo i più tonti poi, anziché starsene in fuori,
seguono lo sbarramento artificiale, che in pratica non lo vediamo perché non c'è, l'hanno tolto, e questo sbarramento artificiale ti porta nella camera, ti porta praticamente nella camera grande. Lo sbarramento è collegato alla costa, è attaccato alla costa, il tonno lo segue, qua c'è una camera, è un corridoio con tante camere che sono 6. Noi dal mare adesso avremo una percezione differente, però le vediamo già. Le vediamo Eccole, già. Eccole qua. Queste sono le camere, esattamente 6 camere. La camera grande, la camera del Bordonaro, la camera, il bordo appunto, la camera del Bastardo, la camera di Ponente, la Leva e la camera della morte. La camera della morte è l'ultima, è proprio in fondo. E la camera della morte, a differenza delle altre camere, è quella che è un grande sacco, è una grande bag. È tutta una rete, tutto in canapa misto a nylon, che è a 40 metri di profondità, dove vanno a finire tutti i tonni. Come avviene la pesca? Allora, tu nel momento in cui i capi, i proprietari decidono di domani facciamo mattanza, allora il rais è il capo, il rais è colui che guida, che dà una dritta, un po' come il capitano, il master nelle navi, no? È lui che decide, che lui dà dritte a tutto l'equipaggio. L'equipaggio sarebbero la ciurma, i tonnarotti. I tonnarotti si preparano secondo le disposizioni del rais, che segue le disposizioni dei padroni, quindi della famiglia greco. Che cosa succede? Che loro, nel momento in cui devono fare mattanza, partono in processione. Una processione bellissima. Le barche non hanno motore, sono dirette da una pilotina che è un peschereccio. La pilotina traina la prima barca, sono 4 barche in ferro e 2 in legno. La pilotina traina la prima barca trascina la seconda trascina la terza trascina la quarta. Quindi tu la mattina presto, le barche in convoglio, parti, svuoti la leva è piena di tonni, quindi tu svuoti la leva la mattina stessa e fai andare tutti i tonni della leva dentro la camera della morte. Come finisci di svuotare la leva, ti metti nei 4 lati della camera, come le 4 pareti, e con le barche in ferro inizi a tirare su la rete. I tonni, non c'è un sistema meccanico che ti permetta di tirare sui tonni, tu li tiri su a mano, l'equipaggio si mette nel bordo della barca e inizia a tirare su questa rete con le mani nude, senza guanti, senza niente. Tutti insieme ci aiutiamo, perché lo sforzo tuo e lo sforzo mio, insieme possiamo fare grandi cose. Io so quanto lavoro c'è dietro, io so quanto lavoro c'è dietro una scatoletta che tu apri di tonno, che dici caspita quanto costa questo tonno, ma io so il lavoro che loro ci mettono e soprattutto conosco il sacrificio ma la dedizione di queste persone, che sono persone a cui piace tanto questo lavoro. Pensa che abbiamo pochissimi ragazzi di Carloforte che lavorano qua, vengono tutti da Portoscuso, sono tonnarotti, perché anche Portoscuso è a vocazione di tonnara, e loro tutte le mattine si svegliano presto, prima di chi è qua, perché devono prendere il traghetto per venire a lavorare qua. Quindi capisci che se fai un sacrificio del genere non è perché non c'è lavoro, è perché quel tipo di lavoro ti piace e quindi fai un sacrificio in più. Io vedo ancora un futuro prospero, sinceramente, cioè io vedo ancora 20 anni di lavoro sicuro per me, perché i tonnarotti sono tutti giovani. C'è gente giovane, sono ragazzi di 30 anni che li vedi sempre col sorriso a lavorare. Le quote stanno anche crescendo, quindi ogni anno danno qualcosa in più la Comunità Europea, perché questa è una tonnara molto pescosa, molto rinomata. La pesca del tonno è qualcosa che noi abbiamo da tantissimo tempo e che ci caratterizza e ci rende unici. Non puoi, venendo a Carloforte, tutto il macchinario turistico, alberghiero, si muove sulle rotte del tonno rosso, quindi Carloforte vive, anche se non lavorano, non si lavora il tonno in tonnara, non tutti lavoriamo il tonno come nel passato, però siamo tutti intrinsecamente legati alla pesca del tonno, che viene sostenuta nei mesi di aprile, di maggio e giugno, e chi è che non assaggia un pezzo di tonno di Carloforte, proprio il tonno di Carloforte, perché poi ci teniamo anche a specificare, perché tu lo puoi pescare anche in altre zone, però il tonno rosso viene pescato a Carloforte e la gente che viene a conoscere Carloforte casomai non se la fa una visita guidata con Natalia, ma il ristorante ad assaggiare il tonno ci va.